Allora ragazzuoli, questo è un video non previsto, non preventivato, in quanto non mi aspettavo di doverlo fare, ma vista la situazione in Italia che sta sorgendo in questo momento, a quanto pare sono costretto a farlo. Molti di voi mi stanno sempre più scrivendo: ma sei sicuro di riuscire a tornare? Ma statene lì perché qui ci sta una situazione di merda. Beh ragazzi, non vi posso dare torto, capisco chiaramente che siete preoccupati, so che comunque non è una situazione facile quella che state vivendo in questo momento in Italia, e io personalmente mi trovo un po' come se vivessi in una realtà parallela, perché qui gli americani pensano in generale che sia una cosa tutta montata, una cosa ingigantita da parte dei mass media, e sappiamo bene che le cose non sono così, perché l'Italia è stata messa totalmente in quarantena. Loro credono che questa cosa non gli arriverà mai, ma anche qui non è vero, perché la Farnesina ci comunica che a Los Angeles ci sono già stati 2 morti proprio dove mi trovo io, quindi cosa non buona. Però nonostante ciò le persone sono tranquille. L'unica cosa che ho visto un po' in giro è il fatto che nei supermercati alcuni beni primari siano finiti, solo ed esclusivamente questo. Però non c'è il discorso della red zone, non c'è il discorso dell'isteria di massa che ha colpito, se vogliamo, la nostra penisola, e qui la gente, come vedete, vive abbastanza tranquilla. Credo senza dubbio che dai video che già vi ho mandato online siate riusciti a capire la situazione generale e la mentalità degli americani. Ma tornando a noi, cosa mi succederà? Diciamo che sono riuscito a scappare in tempo da questa quarantena forzata imposta dal governo ad inizio del mese, e mi trovo adesso a essere entrato in questo stato che è Los Angeles, che credo presto diventerà anche lui zona rossa. Quindi a me attualmente non cambia niente, se non fosse che non posso rimanere qui, non per un discorso economico, non per un discorso lavorativo, perché comunque Aprilia mi lascerà la moto nonostante il cambio di giorni, perché arriveremo anche a questo tra pochissimo, ma per un discorso di famiglia, che in questo momento devo stare vicino a loro, devo potergli dare una mano, devo aiutarli in quel che posso stando lì e non stando a 7000 km di distanza dall'altra parte del mondo. Quindi voglio tornare, c'è la mia intenzione di voler tornare in Italia, però ad oggi non so nulla se non il fatto che io devo tornare ufficialmente in Italia il 18, ma all'Italia tramite mail mi ha contattato dicendomi che il mio volo era stato cancellato e che sarei tornato in Italia tramite un volo analogo diretto, come proprio all'andata, il 20, quindi ben 2 giorni dopo. E qui già nascono i primi problemi, perché mi devo mettere in contatto con il call center di Alitalia da qui, che chiaramente osserva degli orari italiani e non americani, perché non è H24, e cercare di capire la situazione, cioè intanto accertarmi il fatto che io il 20 sia sicuro di riuscire a prendere l'aereo e a tornare in Italia, per poi chiaramente mettermi in quarantena come tutti voi. E vi invito ragazzi a lasciare la moto, la macchina, la bicicletta, il motorino, qualsiasi tipo di cosa in garage, in strada, chiusi a chiave, fate sparire le chiavi, dimenticatevi dell'esistenza delle vostre vite sociali al di fuori di casa e restate dentro casa, che questo è l'unico, e sottolineo l'unico modo per interrompere la diffusione del virus e non aggravare quella che è la situazione della sanità italiana, che non ha abbastanza posti letto per curarci tutti. Lo Stato ha diffuso ufficialmente la notizia che il coronavirus è entrato nelle malattie pandemiche, quindi siamo in uno stato di pandemia ragazzi. Quindi mi raccomando, è molto importante che tutti noi stiamo alle regole che ci impone lo Stato in questo momento, perché le impone per il nostro bene, non perché gli fa piacere che tutta l'economia crolli per via di questo coronavirus del cavolo che ci costringe a stare dentro casa. So che è difficile, io anche personalmente non la passerò bene, perché una volta tornato i giochi sono finiti, non ho più questo a disposizione, e proprio come molti dei vostri padri o madri ho dovuto annullare anche io i miei impegni lavorativi. Al di là di questo ragazzi, spero di avere notizie a breve da parte di Alitalia, che cercherò di chiamare questa sera, quindi da voi sarà mattina, e vedremo cosa mi diranno. Vi dico così perché nelle prossime clip probabilmente vi registrerò quella che sarà la telefonata con l'operatrice o l'operatore del call center e ve la posterò qui per farvi capire anche la situazione voli come è messa, perché attualmente dall'Italia non si può uscire
a meno che non ci sia un motivo ben preciso. Non si può andare tra i diversi comuni o regioni, però teoricamente i voli in arrivo non sono stati bloccati e quindi ragazzi ho un po' di angoscia addosso anche io. Proviamo a fare questa telefonata insieme e vediamo cosa ci risponde all'Italia, che come ben sapete è la nostra compagnia di bandiera. Grazie per aver chiamato all'Italia, partner di SkyTeam. Per informazioni sulle restrizioni in atto per emergenza sanitaria, visiti il sito alitalia.com. Chissà quante chiamate staranno ricevendo adesso, in questi giorni, quindi posso immaginare solo quanta attesa debba fare. Gli operatori sono momentaneamente impegnati. Alitalia si scusa per l'attesa, le risponderà il primo operatore disponibile. E siamo arrivati ufficialmente a 10 minuti di attesa. La mia domanda ora che mi sorge è: qualcuno sta ancora lavorando al call center all'Italia? Gli operatori sono Oppure no? momentaneamente impegnati. Gli operatori sono momentaneamente impegnati. Alitalia si Dai! le risponderà Dai! il primo operatore disponibile. Thanks. No! No, cioè, dopo 20 minuti tu mi attacchi? Tentativo numero 2 insieme ad Antonio, chiamando un altro numero di telefono. Vediamo un po' che esce fuori. 323 776 5611. Por favor, deje su mensaje para... Un istante. Tentativo numero 2 andato alla grande. Quindi non abbiamo ancora notizie da parte di Alitalia. Segreteria. Cerchiamo di risolvere questo problema e riaccendo la telecamera. Ed eccomi qua ragazzi 2 giorni dopo, perché per tutta l'intera giornata di ieri ho provato a mettermi in contatto col call center di Alitalia, ma non c'è stato verso. Immagino che la mole di chiamate che stiano processando in questi giorni sia veramente elevata, come del resto è giusto che sia. Quindi cosa ho fatto per avere informazioni e accertarmi di poter tornare a casa? Beh, sicuramente non ho creduto a quelli che sono i titoli dei giornali o quelle che sono le notizie che comunque si riescono a reperire sul web, perché se stavo a sentire quelle, qua praticamente avrei dovuto prendere la residenza per loro. Il consiglio che vi do, ed è quello che alla fine ho fatto anche io, è di chiamare la Farnesina o informarvi su eventuali blocchi o situazioni speciali particolari sul sito Viaggiare Sicuri. Una volta chiamati quelli della Farnesina, che sono stati gli unici che mi hanno rassicurato e mi hanno tranquillizzato, praticamente mi hanno detto che potrò tornare tranquillamente in Italia e che le notizie di blocchi dei voli da e per non sono vere, almeno non in parte, perché i voli dall'America all'Italia sono ancora sbloccati. Quello che non permette il presidente USA Trump è di viaggiare dall'Italia per l'America, come chiaro e giusto che sia, ma per il resto è tutto quanto ancora possibile. Certo, ad oggi non so se domani, dopodomani, fra 4 ore, dopo 2 minuti che magari finirò di montare questo video e lo pubblicherò, cambierà qualcosa, però ad oggi teoricamente dovrei essere ancora in grado di poter tornare a casa. Come ben sapete, Alitalia mi ha spostato il volo dal 18 al 20. Per me questo non è un grandissimo problema, perché Antonio si è offerto comunque di ospitarmi ancora per questi 2 giorni in più, e quindi, come faccio di solito in queste situazioni, vedo e cerco il lato positivo. Avrò 2 giorni di tempo in più per poter recuperare questo e ieri di brutto tempo e quindi portarvi dei contenuti, visto che attualmente sono uno dei pochi, forse l'unico, che ha veramente ancora la possibilità di creare contenuti, portare contenuti e intrattenervi su YouTube. Detto questo ragazzi, io vi invito ancora una volta e ve lo chiedo veramente come favore personale di non uscire di casa, di stare dentro con le vostre famiglie per cercare di debellare nella maniera più veloce possibile questa epidemia, questa pandemia di questo cacchio di coronavirus. Ce l'hanno fatta i cinesi
quindi non capisco perché non dovremmo riuscirci anche noi. Questa è la domanda sulla quale vi invito a riflettere. Dall'Italia mi stanno arrivando notizie, video e roba sui social che sto vedendo che sono veramente inumane. È inutile accalcarsi per fare la spesa dentro i supermercati. Utilizzate Amazon Prime per la spesa o comunque andateci in orari tranquilli, non fate file inutili, non accalcatevi ed evitate gli assembramenti di persone. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio per la visualizzazione di questo video, che è stato un po' più serio del solito, anche se ho cercato di farvi fare una risata su una situazione che difficilmente ve la farà fare. Spero di esserci riuscito. Male che vada, se dovrò prendere la residenza qui in America o comunque dovrò rimanere più a lungo, quello che farò sarà chiamare Aprilia e chiedergli la cortesia di lasciarmi la loro RSV4RR ancora per un po' di più. Da Freccia Verde quindi è tutto, mi raccomando, iscrivetevi al canale rimanendo a casa, attivate la campanella rimanendo a casa, lasciate un bel like e un bel commento sempre rimanendo da casa, e noi ci vediamo al prossimo video che vi potrete gustare, indovinate sempre da dove? Da casa. Ciao! Yeah!